In piena seconda guerra mondiale, un pilota italiano divenne una leggenda. Un nome temuto e rispettato, sinonimo di vittoria, Carlo Emanuele Buscaglia. La propaganda lo trasformò nell'uomo che aveva affondato quasi 100 navi nemiche. Le sue erano considerate imprese impossibili, celebrate da un'intera nazione. Ma la sua ultima, incredibile missione, un trionfo militare nella baia di Bougie, non gli diede la gloria che meritava. Anzi, lo trasformò in un fantasma. Da eroe di guerra a figura controversa e tragica, fino a svanire nel nulla. Com'è possibile che il più grande asso dell'aviazione italiana sia stato quasi cancellato dalla storia? Questa non è solo la cronaca di un record di guerra. È la storia di un uomo che visse e morì 2 volte, intrappolato tra onore, dovere e il caos di un'Italia in frantumi. Ciao, sono Rossana. Mettiti comodo, indossa le cuffie e lasciati trasportare dentro questa storia. Per capire chi fosse Carlo Emanuele Buscaglia, dobbiamo fare un passo indietro, fino a Novara, dove nacque il 22 settembre del 1915. Figlio di una buona famiglia borghese, con un futuro già scritto tra i libri del liceo classico e le aule della facoltà di legge. Ma a Carlo, di codici e tribunali, importava poco. Lui aveva la testa tra le nuvole, letteralmente. A 19 anni, nel 1934, prese la decisione che cambiò tutto. Entrò nella Regia Accademia Aeronautica. Lì, tra disciplina durissima e lezioni di volo, Buscaglia tirò fuori il suo vero carattere. Non era un cadetto qualunque. Aveva un talento naturale, un istinto per il pilotaggio che i suoi istruttori notarono subito. Nel 1937, finalmente, ottenne le sue ali. Iniziò a volare sui bombardieri trimotore Savoia Marchetti SM-79, un aereo che sarebbe diventato famoso come il Gobbo maledetto e che lo avrebbe accompagnato nelle sue missioni più folli. Quando l'Italia entrò in guerra nel 1940, la Regia Aeronautica si trovò davanti un problema gigantesco. Come contrastare la potentissima flotta britannica nel Mediterraneo? I bombardamenti dall'alto erano imprecisi, quasi inutili contro navi veloci e ben difese. Serviva qualcosa di nuovo, un'idea radicale. Fu così che nacque la specialità degli aerosiluranti. Sulla carta era un'idea folle. Lanciare un siluro da un aereo grosso e lento come l'SM-79, volando a pelo d'acqua e a velocità costante, sembrava un suicidio annunciato. Un bersaglio perfetto per la contraerea nemica. Ma dove molti vedevano un rischio mortale, uomini come Buscaglia vedevano un'opportunità. A luglio del 1940, appena promosso tenente, si offrì volontario per il reparto sperimentale aerosiluranti. Una scelta che lo scaraventò al centro dell'azione. Appena un mese dopo partecipò alla prima, storica missione di aerosiluramento contro la base navale di Alessandria d'Egitto. Era solo l'inizio. Quel gruppo di pionieri fu soprannominato i 4 gatti, per sottolineare quanto fossero pochi. Ma Buscaglia dimostrò subito una freddezza e un'abilità spaventose. La sua tattica era sfrontata, si lanciava a volo radente, sfiorando le onde, dritto contro il muro di fuoco sollevato dalle navi, fino a essere alla distanza perfetta per sganciare. Un gioco letale, fatto di calcolo e nervi d'acciaio. E i risultati arrivarono. Il 17 settembre del 1940 danneggiò gravemente l'incrociatore pesante HMS Kent. A dicembre toccò all'incrociatore HMS Glasgow, colpito nella baia di Suda, a Creta. Promosso capitano per meriti di guerra a soli 25 anni, gli venne affidato il comando della 281esima squadriglia. Da Rodi, lui e i suoi uomini, che lo adoravano, diventarono l'incubo dei convogli britannici. La sua fama era inarrestabile. Nell'aprile del 1942, la consacrazione. Promosso maggiore, Buscaglia prese il comando del neonato 132esimo gruppo autonomo aerosiluranti, che riuniva le squadriglie più esperte, ai suoi ordini i migliori piloti italiani. Sotto la sua guida, il gruppo divenne una vera spina nel fianco della Royal Navy, infliggendo perdite pesantissime nelle grandi battaglie navali di mezzo giugno e mezzo agosto. I bollettini di guerra parlavano di un traguardo incredibile, oltre 100.000 tonnellate di naviglio nemico affondate. La propaganda fascista trasformò quel numero in qualcosa di più epico, le 100 navi.
era nata la leggenda dell'eroe invincibile. Una leggenda potente, che però nascondeva una verità molto più complessa e un destino che stava per compiersi nel modo più inatteso. Siamo nel novembre del 1942. La guerra stava cambiando. L'8 novembre gli alleati lanciarono l'Operazione Torque, una gigantesca invasione del Nord Africa francese. Decine di migliaia di soldati sbarcarono tra Marocco e Algeria. Per l'Italia e la Germania era un incubo strategico. Fermare quell'avanzata era vitale e per farlo bisognava colpire i porti. Uno in particolare, la baia di Bougie, l'odierna Béjaïa, divenne un obiettivo cruciale. La baia era un formicaio di navi da guerra e da trasporto, un'arteria fondamentale per gli alleati, ma anche una fortezza galleggiante. Difesa da una selva di cannoni contraerei, a terra e sulle navi, e pattugliata dai caccia Spitfire, attaccare Bougie era una missione suicida. Eppure andava fatto. E per una missione impossibile c'era un solo nome: Carlo Emanuele Buscaglia. Il 12 novembre del 1942 Buscaglia decollò alla guida di 4 SM-79. L'obiettivo era il cuore della flotta nemica. Un attacco frontale dal mare era impensabile. I radar li avrebbero visti arrivare e i caccia li avrebbero fatti a pezzi. Così Buscaglia studiò un piano folle: attaccare da terra. La sua formazione volò lungo la costa tunisina, si addentrò nel deserto e poi virò a nord, puntando su Bougie. L'idea era usare le montagne come scudo per nascondersi ai radar e sbucare sulla baia all'improvviso. Ma quel giorno le montagne erano avvolte dalle nuvole. Gli aerei furono costretti a volare in fila indiana dentro a strette valli, con le ali che quasi grattavano la roccia. Nonostante tutto, ce la fecero. Ma la sorpresa era svanita. Forse per un avvistamento precedente, la caccia nemica era già in volo. Appena gli aerei italiani emersero dalle montagne, si scatenò l'inferno. Un nugolo di Spitfire si gettò su di loro. Le navi e le batterie a terra aprirono il fuoco, creando una barriera di proiettili. Uno dei gregari di Buscaglia venne colpito e precipitò in una palla di fuoco. Subito dopo toccò al suo aereo. Le raffiche martellarono la fusoliera. L'aereo, colpito, sbandò e prese fuoco. Chiunque altro avrebbe mollato, ma lui no. Lui era Buscaglia. Con l'aereo in fiamme e la contraerea che lo crivellava di colpi, continuò la sua corsa mortale. Puntò un grosso piroscafo. Giulio Cesare Graziani, un altro pilota che assistette alla scena, descrisse quel fuoco come il peggiore mai incontrato. Vide l'aereo del suo comandante, avvolto dal fumo e con un'ala divorata dalle fiamme, andare avanti. A distanza minima, con il suo gobbo maledetto, ormai condannato, Buscaglia sganciò il siluro. Colpì in pieno il piroscafo, che esplose. Missione compiuta. Un istante dopo, il suo aereo toccò l'acqua ed esplose a sua volta. Per gli altri piloti italiani non c'erano dubbi, il maggiore Buscaglia e il suo equipaggio erano morti. Il bollettino di guerra fu lapidario: il maggiore Carlo Emanuele Buscaglia non faceva ritorno alla base. L'Italia pianse il suo eroe. Gli fu concessa la medaglia d'oro al valor militare alla memoria. In suo onore, il 132° gruppo prese il suo nome. La leggenda era compiuta. Ma quella che sembrava la fine della storia era solo l'inizio di un mistero ancora più grande. Perché Carlo Emanuele Buscaglia non era morto. Sbalzato fuori dall'aereo in fiamme, con ustioni gravissime e ferite su tutto il corpo, Buscaglia era vivo per miracolo. Fu ripescato, privo di sensi, da una nave americana. Mentre in Italia lo piangevano come un eroe, lui iniziava il suo calvario. Ricoverato in Algeria, le sue condizioni erano disperate. Rimase cieco per un mese. Il suo compagno di equipaggio, unico altro sopravvissuto all'impatto, non ce la fece. Buscaglia invece si aggrappò alla vita. Dopo le prime cure, fu mandato in un campo di prigionia per ufficiali negli Stati Uniti, a Fort Meade. Per mesi, per l'Italia, rimase un fantasma. Poi, nel marzo del 1943, il colpo di scena. Gli inglesi diffusero una lista di prigionieri italiani e in quella lista c'era il suo nome. La notizia, data da Radio Londra, fu un fulmine a ciel sereno. L'eroe caduto era vivo.
ma il suo ritorno alla vita coincise con la morte della nazione per cui aveva combattuto. L'8 settembre del 1943, con l'armistizio, l'Italia si arrese. Il re fuggì a sud, mentre al nord Mussolini, liberato dai tedeschi, fondò la Repubblica Sociale Italiana. Il paese era spaccato in due, in piena guerra civile. Per i soldati italiani prigionieri fu una scelta devastante. A chi giurare fedeltà? Al re o a Mussolini? Questa domanda se la trovò di fronte anche Buscaglia. Poteva collaborare, tornando in Italia a combattere con l'aeronautica cobelligerante a fianco degli alleati, o restare nel campo come non cooperatore, fedele all'asse. Per Buscaglia, che aveva giurato fedeltà al re, la scelta fu immediata, anche se dolorosissima. Decise di tornare a combattere per quella che considerava la patria legittima. «Mi hanno dato la medaglia d'oro da morto», disse a un compagno, «ora devo guadagnarmela da vivo». Questa decisione, però, lo trasformò da eroe a traditore. Per i fascisti della Repubblica di Salò, la sua fu una pugnalata alla schiena. L'aeronautica di Mussolini, che aveva intitolato un gruppo di aerosiluranti a suo nome, lo rinominò in fretta e furia. L'icona del fascismo era diventato un voltagabbana agli occhi dei suoi ex camerati e subì insulti anche da altri prigionieri. Nel giugno del 1944 Buscaglia tornò finalmente in Italia. Era un uomo segnato nel corpo e nell'anima, ma il suo orgoglio e il suo senso del dovere erano intatti. Reintegrato in servizio, gli fu dato il comando del 28° gruppo dello Stormo Baltimore, un'unità equipaggiata con moderni bombardieri americani, i Martin Baltimore. Aerei potenti, ma diversissimi da quelli italiani. L'eroe degli aerosiluranti doveva reinventarsi, imparando a domare una macchina sconosciuta per combattere a fianco dei suoi ex nemici contro i suoi ex alleati. La sua seconda vita era appena iniziata, ma il destino gli stava per presentare il conto. Nell'agosto del 1944, l'aeroporto di Campo Vesuvio, vicino Napoli, brulicava di piloti italiani e alleati. Lì Carlo Emanuele Buscaglia stava affrontando la sua nuova e ultima sfida, passare sul bombardiere americano Martin Baltimore. Il Baltimore era un aereo potente, ma con le sue insidie. Soprattutto aveva un dettaglio maledetto. Un dettaglio che per un pilota come Buscaglia poteva essere fatale: il comando del gas. Sugli aerei italiani, per dare potenza, si tirava la manetta indietro. Sugli aerei americani era l'esatto opposto. Si spingeva in avanti. Un riflesso condizionato, assimilato in migliaia di ore di volo, poteva diventare una trappola mortale. Buscaglia non volava da quasi 2 anni. Era un uomo orgoglioso, forse troppo per ammettere di aver bisogno di più tempo. Voleva tornare in azione, subito. Il 23 agosto del 1944 salì a bordo di un Baltimore per un volo di addestramento. Era il suo primo volo da solo su quell'aereo. Poco dopo il decollo, qualcosa andò storto. L'aereo, invece di prendere quota, perse potenza di colpo e si schiantò al suolo, prendendo fuoco. I soccorsi furono immediati. Buscaglia fu estratto dai rottami ancora vivo, ma le sue condizioni erano disperate. Non per le ustioni, come molti scrissero, ma per le terribili ferite interne causate dall'impatto. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Napoli, lottò per 24 ore. Ma questa volta non ci fu nessun miracolo. Il 24 agosto del 1944, Carlo Emanuele Buscaglia, l'asso che era sopravvissuto all'inferno di Bougie e a 2 anni di prigionia, morì in un letto d'ospedale. La sua morte, in un banale incidente, fu l'ultimo tragico paradosso della sua vita. L'uomo che aveva sfidato la morte in decine di battaglie cadde non per mano del nemico, ma per un errore, un riflesso traditore. La causa più accreditata resta quella. In un momento critico, Buscaglia potrebbe aver tirato la manetta per dare gas, come avrebbe fatto sul suo SM-79, ottenendo però l'effetto contrario e condannando se stesso. La sua seconda morte fu silenziosa, quasi messa da parte. L'eroe nazionale era diventato una figura scomoda, il simbolo delle contraddizioni di un'Italia a pezzi. Fu solo un tragico incidente o il punto di rottura di un uomo che aveva già dato tutto, forse troppo. Quella di Carlo Emanuele Buscaglia non è la solita storia di guerra.
È un'epopea moderna sull'eroismo, la tragedia e le contraddizioni di un'intera generazione. Celebrato come il più grande eroe dei cieli d'Italia, la sua audacia divenne leggenda, testimoniata da una medaglia d'oro e 5 d'argento al valor militare. Eppure, la sua figura è molto più complessa. Fu un uomo che visse 2 volte. La prima, come l'eroe invincibile della propaganda, morto simbolicamente a Bougie. La seconda, come un sopravvissuto tormentato, costretto a scegliere da che parte stare mentre la sua nazione si distruggeva. Questa seconda vita lo rese un traditore per alcuni e un patriota per altri. La sua fine, in un incidente tanto banale quanto tragico, sigilla il suo destino di eroe tragico, sopravvissuto alle battaglie più feroci solo per essere tradito da un riflesso. La sua storia ci ricorda che gli eroi non sono statue di marmo. Sono uomini, con le loro convinzioni, le loro fragilità e il peso di scelte impossibili. Ancora oggi, il terzo stormo dell'aeronautica militare italiana porta il suo nome, a memoria del suo coraggio. La sua parabola, da asso invincibile a fantasma della storia, ci interroga sull'essenza del dovere e dell'eroismo, in un'epoca in cui il confine tra gloria e tragedia era diventato tragicamente sottile. Voi la conoscevate la storia incredibile di Carlo Emanuele Buscaglia? Ci sono altri eroi dimenticati o controversi le cui vicende meritano di essere raccontate? Ditemelo nei commenti e se questa storia vi è piaciuta ricordatevi di mettere like e iscrivetevi al canale per non perderne altre.